volta che decidiamo di smontare un orologio, dobbiamo considerare che una molla ha già lavorato per tanto e tanto tempo e dovrà essere sicuramente sostituita. Senza indugi, una molla deve essere cambiata e sostituita con una nuova. Ma se decidiamo di avere invece di continuare a utilizzare la propria molla, dobbiamo utilizzare un apparecchio chiamato extrapade. Prima operazione, si deve scegliere il finto barile che vada preciso nel barile. Una volta scelto il finto barile, lo posizioniamo sul suo supporto e dobbiamo bloccare il finto barile al supporto tramite questo foro che viene bloccato da un dado filettato. Come vedete, a questo punto abbiamo inserito il finto barile. Adesso si deve collocare la molla all'interno del finto barile per poterla poi avvolgere all'interno. In questo caso, visto che la molla all'interno del barile ruota in senso orario, io nel finto barile la dovrò inserire in senso anti-orario. Eccola qua, inserita. Inserisco anche il finto albero, lo inserisco all'interno, faccio in modo che si agganci al gancio della molla. Ecco qua, inserito la molla e ruoto la molla, il finto albero, così da avvolgere la molla tutta quanta all'interno del finto barile dell'extrapade. Inseriamo il barile nel finto barile e si spinge la molla all'interno. Ecco che è andata. Questa è la molla all'interno già agganciata. Inserita la molla all'interno del barile, si provvede a lubrificarla, si dà anche sul fondo. A questo punto si inserisce l'albero del barile. Facciamo aderire il gancio al foro della molla, si inserisce il coperchio e poi il coperchio verrà mandato giù con un martello in gomma o in legno. Si lubrifica l'albero del barile che gira all'interno del barile. Le ruote della soneria hanno dei segni sulla ruota in ottone, la dentatura in ottone c'è un puntino, mentre sul pignone, che io ho evidenziato con del pennarello, c'è una letta leggermente smussata a 45 gradi.
Quando si devono rimontare le ruote va inserito la letta in corrispondenza del puntino della ruota, così da avere poi, una volta ingabbiato, la preparazione e la segnatura a posto, cioè vale a dire che la suoneria sarà montata perfettamente e in sincronia. Esaminati tutti i componenti, controllati con attenzione che non ci siano rimasti residui di sporco all'interno dei pivot o all'interno dei pignoni o dei denti delle ruote, e passato lo stecco in tutti i fori delle piastre, sia quelli di rotazione dei pivot, sia i fori dove poi andranno ad avvitarsi le viti per ripulire le filettature da eventuali residui di pasta abrasiva. Fatto tutto ciò, è giunto il momento di iniziare ad assemblare il meccanismo. Primo componente da mettere, la ruota di centro. Altro componente che deve essere inserito prima di montare i bariletti, la ruota dell'alzata dei martelli, la ruota a caviglie. Poi si inseriscono i due barili, quello con un puntino che è qua per il tempo e quello con due puntini per la suoneria. La prima ruota che andrà inserita nel proprio foro, poi la prima ruota della suoneria. In questo caso bisognerà controllare il puntino, eccolo qua, questo è il puntino, mettiamo la ruota, il puntino ce l'ho qui, devo andare a controllare il dente che ha il taglio smussato a 45 e metterlo in corrispondenza del puntino. Ecco, i due componenti adesso sono collocati correttamente. Devo girare in maniera da far corrispondere il puntino che sta sulla ruota a caviglie per l'alzata dei martelli, che sta qui in direzione del foro di rotazione. Vado a prendere la ruota dell'arresto, controllo la letta, eccola qua, la letta smussata è questa qua, la metto in corrispondenza del puntino e ce l'ho, eccola qua. Controllo anche che non si sia spostato, eccolo. Tutte le ruote hanno il puntino e taglio che corrisponde. La ruota della preparazione la metto con la caviglia a 180 gradi dall'apertura, ecco. Deve stare fra 180 gradi e 220 gradi prima di incontrare la caviglia della preparazione. Poi inserisco la prima ruota del tempo, ecco che mi crea qualche problema.
eccola inserita, e poi la ruota a scappamento, il volantino, allora controlliamo sempre che non si sia spostato, va bene, ci siamo, e poi la leva del martello, e la leva d'arresto, eccola qua. E qui ci siamo. A questo punto si prende la platina e cerchiamo di inserirla al suo posto, vediamo come sta così, eccoci, l'abbiamo inserita, ecco, inserito anche quello, non è entrata bene, inseriamo, eccola qua, la platina. Ora si devono cercare tutti i fori perché tutti gli alberi possano entrare al suo posto. Allora, vediamo quali sono le ruote. Questa è entrata. È andata giù, vediamo di inserire al loro posto le ruote, andiamo alla lente e andiamo a controllare quali sono i pivot che toccano, sono più lunghi, ecco che le ruote girano, anche quelle della suoneria. A questo punto non rimane che bloccarle con i propri perni. Allora, inseriamo un pernio e poi si inserisce l'altro pernio a 180 gradi, così siamo sicuri che non si sgancerà più. Un altro pernio per sicurezza, ecco, e poi con le pinze blocchiamo il tutto, 1, 2, 3. Il quarto pernio
cercarlo, eccolo, però è troppo grande e lo metteremo a posto.